È inutile, non lo troverai mai. Non si lascerà prendere tanto facilmente. Pensavi fosse facile. La mattina ti svegli e il tuo primo pensiero è un altro giorno. Metti su il caffè e cammini come uno zombie verso il bagno. Hai bisogno di acqua. Gli occhi della mente sono ancora chiusi. Dopo hai due possibilità. Perché ora sei davvero sveglio. Sorriderai. E allora forse sarà una buona giornata. Perché non ci metterai pensiero. Oppure ti guarderai allo specchio e allora capirai che non lo troverai, neanche oggi. Non lo troverai. Il caffè. Tutto comincia con una perdita, un'espressione paradossale in cui è da riconoscere il solito giro vuoto di parole accostate in modo insolito, così per fare colpo sull'uditorio spiazzato e confuso, ma non piuttosto un'autentica definizione delle verità delle cose. Penso al parto, se voglio essere concreta, ma allo stesso modo anche al concepimento. Meglio il parto. Suggerisco di immaginare la partoriente al culmine di un processo in cui, come in un rito di iniziazione, essa, liberandosi di qualcosa, compie un'azione progressiva. Se si ammette ancora che la donna è un tutto fisicamente rivelato e che il tempo non ha fine, dunque può avere infiniti cominciamenti, ecco che il cucciolo d'uomo, generandosi alla luce, si perde per il corpo totale della madre, ma insieme produrrà esso stesso un nuovo tutto, partecipe dell'eternità. Tartufo sottoterra, foscolo nella vita, il fulcro e il sepolcro. Forse era Elio. Comunque, il tartufo sta sottoterra. Poi noi lo troviamo. Amo abbastanza troppo. Ma non sono un esca.
Congiuntivo presente. Cortese. Corte. Se. Hidalgos. Vivevano sugli alberi. Erano nobili. Li trovo nel barone rampante, anche lui nobile. Anche lui sugli alberi. Forse si sentivano superiori. Su per su. Su al quadrato. O sul quadrato. Ma non stavo parlando di una cosa che sta sotto. Va bene, ho capito. Lei ti ha lasciato, vero? Vieni qui, abbracciami. Posso raccontarti una storia? C'era una volta un vascello. Questo vascello vagava per mare, guidato dal suo capitano. Ondeggiava sui flutti e amava sperdersi, trasportato dal vento e dalle onde. Ogni tanto si fermava in un porto e ad ogni porto una donna l'accoglieva, immobile e in attesa. Mai il capitano le invitava a salire sul vascello e mai, comunque, nessuna donna avrebbe accettato, essendo porto. Ma poi, di porto in porto, accadde al capitano di scorgere un veliero. Una donna lo guidava e subito il capitano ne restò incantato. Si accostavano sempre di più, finché l'uno non salì sul vascello dell'altra. E così, di tanto in tanto, talvolta l'uno, talvolta l'altra, salivano sull'altrui vascello. Ma il vero fascino di questa situazione era proprio il vagare insieme per mare, separati. Perciò, senza più scendere dalla propria nave, i due si avvicinavano sempre di più, fino ad essere pericolosamente troppo vicini. Un brutto giorno, improvvisa, giunse una tempesta e l'acqua infuriata le scagliò l'uno contro l'altra. Mai si seppe quale dei due vascelli finì in pezzi, ma la cosa più importante è che il naufrago fu salvato dal superstite. I due continuarono a viaggiare insieme su una sola nave e il bel sole, tornato a splendere, li illudeva di essere felici. Eppure il vascello imbarcava acqua. Pur senza avere falle, era evidente che a lungo andare il peso dei due corpi, seppur così miseri, era troppo grande per una sola nave. Ben presto del vascello non rimase traccia e i due amanti, mano nella mano, furono inghiottiti dal mare. Non è vero. Abbandoni così il tuo cavallo? Dici meglio l'alfiere? Ma non è vero. Certo, attacca veloce, rapido, impietoso, ma è null'altro che un poveraccio, costretto a muoversi tra diagonali e angoli retti, sbracciando tra folle di pedoni, sempre con quel suo sguardo obliquo e fisso. Il cavallo, invece, se vuoi fermarlo, devi eliminarlo. Gli ostacoli li salta. Nessuno può sentirsi al sicuro. Lui minaccia su ogni fronte. Il cavallo è giustiziere, l'espressione massima della libertà, della leggerezza e della vendetta. Ad ogni salto cambia colore, ad ogni scelta si mette in discussione, si muove in modo anomalo, fuori dagli schemi. Lui sa cambiare idea, sceglie, e la possibilità di scelta
è libertà. Ma lo stai cercando davvero? Sei solo un po' triste. È il tuo spirito che ti rende partecipe di ciò che ti circonda. La memoria di quel che cerco è solo uno spirito che si colora della mia anima ebra. Satura di emozioni, di richiami, ma non di certezze. È per questo che devi lottare, proseguire. Come se non bastasse mai il desiderio di quel profumo. Credi che io non cerchi anche un soffio di quel tempo ormai lontano? Anzi, troppo vicino per non essere dimenticato, rimosso dalla propria memoria. Coscienza di un uomo perso nelle proprie virtù e nei propri vizi. E se fosse niente? E se fosse sempre stato qui? Forse non lo troverò mai, ma in me lo so. Sono io. Non lo so. Forse un giorno. Ma chi può dirlo alla fine? Quante volte mamma mi ha incantato con i suoi racconti. Si è parlato forse di un viaggio. Non lo so, dimmelo tu. Di che viaggio si parla? Forse un viaggio altrove. Un altro paese. Un altro pianeta. Perché non un'altra galassia? Per non parlare di un'altra dimensione, un'altra coscienza del sé. Dimmelo tu, di cosa stiamo parlando? Lo sai benissimo di cosa stiamo parlando, di niente, come sempre. Alla fine diciamo tutto, non abbiamo mai detto niente. Forse è così un po' per tutti, no? Penso di sì. È questo che ci sconvolge. Non più di tanto. Basta una buona bottiglia di vino, come sempre. Il resto, un paio di canne, di chiacchiere con gli amici, il solito commento infantile sul film che non farai mai. Alla fine, tutto si riduce a questo. Un dialogare esile e disperato. È così stupido, così stupido, così stupido, che quasi ti fa sentire. Cosa troverò fuori dal tunnel? Cosa mi aspetta alla fine della strada? Cosa succederà in fondo dopo la caduta? Siamo ossessionati da ciò che non conosciamo. Perché ci chiediamo cosa c'è al di là, nel futuro, in un altrove? Siamo esseri finiti. Forse, anzi di sicuro, la morte ha a che fare con questo. Mette un limite e ci rende inconcepibile l'infinito. Ma l'infinito non è oltre il tempo. E nel tempo. Dovremmo cercare l'infinito in un attimo.
in ogni attimo. E invece, anche oggi, torneremo a casa. E spezzando l'infinito, ci addormenteremo. Un altro ciclo. Una giornata finisce. E domani comincerà una giornata nuova. Una giornata uguale. Di nuovo ci alzeremo, come zombie deambuleremo verso la cucina e poi ci trascineremo al bagno. Alzando gli occhi allo specchio, forse sorrideremo. O ancora una volta, il volto nello specchio muto dirà: non lo troverai mai. Il caffè.